Ciao ragazzi, bentornati su A Quiet Place per questo secondo episodio, giorno 105 e eccoci qua. Allora, devo accendere le candele. Vabbè, a posto, vedi, bastava fare questo alla fine. Dove sono le altre? Qua c'è un messaggio. Mio papà è il migliore. Ma non si scrive così. Amo, ma non si scrive così. Cosa? Mio papà è il migliore senza la G. Vabbè, l'hanno sbagliato. Bellissimo. Poracci. Magari non se ne sono accorti e non l'hanno aggiornato. Oh raga, sono anche italiani, questa è la cosa bella. Manco tradotto. Appunto, però vabbè, può capitare per di battiture. Sì, ma si In scherza. questi giochi mi è capitato che... Però è divertente. Ma dicevo, ma perché è scritto così? Non capisco il Il problema. migliore. È il migliore. Bello. Comunque, mi protegge a tutte le ore, è il più forte che ci sia, tutti i mostri li manda via. Ah, ma è tipo una... ok. Mi ricorda di non parlare, mi protegge se vado a riposare. Quando ci vado sogno la mia mammina, così la sento ancora qui vicina. Bella sta... tipo... non è poesia, com'è? Tipo la filastrocca praticamente. E va bene. Detto questo, abbiamo sto disegno che palesemente sono i mostri che ci attendono. Ok. Allora, con lui non posso parlare al momento. Qui devo ancora fare qualche cosa. Ci sarà una candela qua in fondo. Fa vedere un secondo. Mamma, perché mi sa che appunto non c'è più. Infatti diceva che la sognava quando si andava a riposare. Papà. Ok. E la scuola. Ah, ma è fatto apposta. È fatto apposta il migliore scritto così. Perché è una bambina che scrive. Ah, ok, quindi proprio che ha sbagliato. Ma sì, perché sto leggendo qua. Vabbè, non questo. Che cazzo era la scuola? Ha scritto così. Cos'è? Non leggo. Manca tipo la H. Non l'ha fatta. L'ha fatta male, capito? Secondo me è scritto apposta così. C'è un motivo. Non è che hanno sbagliato. Ah, ok. Chiedo scusa agli sviluppatori. Joshi sarebbe il fratello, immagino. Va bene, detto questo, abbiamo fatto tutto. Sì, dica Martin. Give me your hand. Another prank? Never. The hell is this? A glove. You like it? It's so ugly. Oh. Well, I'm sorry. No gift receipt. No thanks. You okay? Ma perché non glielo dice? Così, Ah, mi sa che... sì, mi ha anticipato. Really? I love you so much. Allora, lui è contentissimo. Mi sa che lei non sta molto bene. Stress da asma.
Lo stress fisico e mentale peggiora l'asma di Alex. La sua condizione è rappresentata dall'icona dello stress in alto a sinistra dello schermo. Quando lo stress di Alex diventa critico, subisce un attacco d'asma. Cerca di mantenere a livello minimo lo stress d'asma usando inalatori e pillole. Ok. Attacchi d'asma. Sì. Evita premendo R1 al momento giusto. Con un risultato verde lo stress d'asma è ridotto. Come devo fare? Arancione, cioè giallo ho fatto, che è arancione, quello è giallo. Quindi ho evitato... Ok, ora sto meglio. Quindi lei soffre d'asma. Ah. Spiegato il... Figure it out. It cries, laughs. We'll keep it safe. How? I don't know, but we will. And your mom, She'll be a grandmother. Laura, hates me ever since. You saved me that day, Però, insomma... Alex. Finally, something good. Sì, una buona notizia, però in un mondo del genere non è propriamente una grandissima roba, cioè è molto pericoloso. Hospital have A them. parte che non può piangere, non può ridere, come dicevo nello scorso episodio. È un disastro. They'll have supplies. Alright, first we bring food back to the hospital, then we'll go to the camp. Alex. Hey, morning, sleepyhead. I put something in your backpack, along with the food. Allora, ha smesso di piovere secondo me, quindi ora dovremmo stare zitti, credo. Vediamo un attimo se ho capito bene. Bisogna stare zitti, è il momento, è il momento. Ma mi darà l'icona di quando devo star zitto in qualche modo, no? Allora, è successo davvero, diventerò... Intanto la prima cosa da fare è tornare all'ospedale. Sono fortunata ad averlo nella mia vita. Martin è fantastico, non dico di non avere più paura, ma saperlo a mio fianco mi dà forza. Non so ancora se essere ottimista sulla reazione di Laura, ma stiamo parlando di suo nipote, diamine, dovrebbe essere felice, no? Sì, sì, certo. Sì, ma scusate, cioè, ma che sfiga, cioè, usciamo da questo posto e crolla una parte di... non di tetto, ma... vabbè, come si chiama, avete capito. No, ok, il microfono ancora posso... non è importante. Posso parlare normalmente, credo. Forse spunterà tipo un indicatore quando dobbiamo stare zitti. Semplicemente.
Oi. Che devo fare? Ah, ok. Ma com'è possibile? Però che... Cioè, non ci posso credere. È morto lui per salvare lei. Si è fatto... Ha chiamato il mostro. No, vabbè. Cioè, lei sarà in crisi totale ora. Giorno 119. Alex, how's it going? Any progress with the Phenometer. phonometer? Right. You get it working? No. You need something? Oh, I'm heading to rations. Care to join me? No. No thanks, Dad. Okay. Ah, è suo padre, lui. But I help you with the phonometer. I'm no tech wizard, but Dad, no, it's not ready. I know. Alex. I know. How? I'm a doctor. And your father. How far along? I don't... 2 months, maybe? Who else knows? I told Martin before he... Alex, you will get through this. We will all get you through this. Me, Laura. No, Laura can't find out. Why? You really want to tell her I'm pregnant with her grandchild? Laura's always at her best when she has a goal. Since Martin's death, Mark's been running things, which is bad for everyone. This could give her something to focus on. Besides her grief. She will never forgive me. Never. Oh, she's gonna find out. Whether or not we tell her. Not if we leave. Leave. There's a campsite turned into a National Guard outpost. They've got supplies. Oh, we are not going anywhere. This pregnancy will be complicated. I can take care of you here. At a half-burned-down hospital out of supplies. Have you actually spoken to anyone at this camp? No, but So we don't even know if the National Guard is still there. I'll find proof. No. You need to rest. Dad, please. Look, I'll find proof. Tomorrow I'll look for a radio and see if I can reach someone. And if the National Guard is at the camp? One step at a time. All right? You shouldn't have a dead flashlight. I'll get you a battery. No, I'll get it. Are there any nausea pills? Medics. I'm not sure. Someone broke into the medicine cabinet. Now Mark won't let anyone near it. Okay. I'll collect what I can, so we're ready to leave once you contact the camp. Just be careful. Sarà dura convincere papà, ma io voglio partire al più presto. Vado nel deposito a prendere un po' di batterie e le pillole. Comunque, effettivamente siamo in un ospedale. Ok, non ci sono le scorte, quello che volete, però sinceramente per una gravidanza forse hanno i letti quantomeno, hanno le cose. Vabbè, papà lo sapeva ovviamente, è la prima persona a cui l'ho detto, da quando, vabbè sì, questo l'ha cancellato. Gli ho anche parlato dell'avamposto della Guardia Nazionale a campeggio. Vuole aiutarmi, saperlo dalla mia parte è l'unica cosa che mi fa andare avanti. Devo lasciare questa trappola mortale. Anche il fatto che non dice alla suocera, diciamo, che è incinta del suo figlio, che purtroppo non c'è più, è assurdo. Tanto prima o poi si viene a sapere e si vede che sei incinta, non è che è per finta, no? Dico io, però vabbè. Qua ci stanno immagini. Sembriamo noi e il nostro fratello, tipo? Sembrerebbe. Un secondo.
Un secondo solo, nient'altro che un istante, a trascinare in volo uno sguardo ammagliante. Il tempo non si riavvolge, ciò che è fatto è fatto. Sono tutto ciò che si scorge. Chi impugnava l'arma del misfatto. I momenti sono fugaci, i momenti non sanno aspettare. Oh, quanti attimi mordaci, mai pensati per durare. Nei miei sogni affondo, sento urla e strepiti, ma svaniscono in un secondo, senza di mai capiti. I momenti sono fugaci, i momenti non sanno aspettare, gli attimi sono proprio mordaci, mai pensati per durare. E poi sta cosa che, cioè, quando loro sono scappati, cioè lei è riuscita a buttare una gamba dentro un albero, cioè proprio penetrare un albero con una gamba. Ma come ha fatto? Onestamente, nota scritta da Martin quella notte nel ranch. Ehi, ieri sera non riuscivo a dormire, così ho messo insieme una lista di potenziali nomi di bambini. Queste sono solo idee, quindi cerchia solamente quelli che ti piacciono e metti una riga su quelli che detesti. Come pensi che sarà il nostro bambino? Mi piace immaginare che avrai i tuoi occhi e il mio mento, il tuo sorriso e i miei capelli, la tua creatività e il mio senso dell'umorismo, purché non erediti la risata di mio padre, mi basterebbe quello. Ma chi la racconto, sarò felice a prescindere. Potrebbe essere una tua coppia perfetta o non somigliare a nessuno di noi. E io lo troverei comunque bellissimo. Lo inonderemo di dolcezza al punto che gli cadranno tutti i denti. Oh, quasi dimenticavo il cognome. Cosa vogliamo fare per il cognome? A me andrebbe bene combinare i nostri. Taylor Edwards, Edwards Taylor, oppure scaliamo le classifiche dell'audacia e lo comprimiamo in Ty Wars. Dimentica tutto, forse è meglio. Detto questo, passiamo ai nomi che mi piacciono. Ho incluso nomi femminili, maschili di genere neutro, perché in fondo un bel nome è un bel nome. E a un certo punto magari potrebbe voler cambiare nome, chissà. Iniziamo. Evelyn, mia nonna si chiamava Evelyn, non l'ho mai conosciuta. È morta quando mia madre era incinta di me, ma ho sentito molto parlare di lei e significherebbe molto per la mamma. Giulia, per ovvie ragioni. Tua madre era una delle persone più affettuose che abbia mai conosciuto. Se nostro figlio sarà gentile la metà di quanto lo era lei, sarò al settimo cielo. Devon, il nome di un ragazzino che un giorno ha condiviso con me un succo di frutta. Un grande. Allan, un omaggio al mio scrittore preferito, solo che Edgar suona male e poi no comment. Madison, mi pare fosse il nome di un attore famoso, o era il cognome di un giocatore di football. Vabbè, su questo poi ci ragioniamo. Maeve, mi è sempre piaciuto il nome Maeve, mi sembra destinato a una persona con la cresta colorata e macchie di vernice spray sui polpastrelli. E con questo ho chiuso, fammi sapere quali ti piacciono e quali non sopporti, e sentiti libera di aggiungere tutti i tuoi suggerimenti qui sotto. Quando nostro figlio nascerà, avremo probabilmente preso in considerazione tutti i nomi esistenti, il che mi va più che bene. Martin. Ammazza, ha fatto una pappardella sui nomi, aiuto. Alex, è il nostro primo mesiversario. So che è super smielato festeggiarlo stare insieme da un mese, ma nel mondo in cui viviamo direi che un mese è un bel traguardo. Ti amo. Martin, ti devo una gita alla cascata, così potrai cantare quanto ti pare. Hai capito, Martin? Uomo di un certo fascino. Questa è la madre, forse. Oh, può essere. Alex, non so cosa dire, ma sono sempre qui per te, papà. Vediamo un po' di cose. Idee per le canzoni. L'inferno su di noi, tipo che l'inferno viene in realtà da sopra, non da sotto. Dal cielo sei cascata il giorno in cui è morta la risata. Ritornello. Migliori amici, i cani non sarebbero sopravvissuti all'invasione perché volevano proteggere i loro padroni. L'amico migliore che ci sia, che fino alla fine non andrà mai via. Troppo triste? Di brutto. La possibilità di urlare, l'unica cosa che vorresti davvero fare è proprio quella che non puoi assolutamente fare. Un urlo agogno posto solo in sogno. Ultima canzone parla dell'ultima canzone scritta dagli umani. La narratrice sa che cantarla equivale a morire, che nessuno potrà mai ascoltarla per intero, ma vuole cantarla lo stesso. E solo ora l'ho capito, questo suono mai pulito, è solo per il mio udito. Che cacchio faccio? Tanto non riuscirò mai a scrivere la musica per queste canzoni idiote. Effettivamente, come fai a scrivere in un mondo che, diciamo che è leggermente al collasso, proprio leggermente. E vabbè, qui non c'è niente.
Ma poi siamo sicuri di aver attivato il microfono a questo punto, anche se in teoria dovrebbe essere così, però audio mono, gameplay, sì, forse come dire, non è ancora arrivato un momento in cui serve, allora per questo non ce l'ha fatto ancora usare questa meccanica. Allora, possiamo andare nella stanza di Martin. Diamo un occhio. Probabilmente ci saranno altri documenti. Martin, so che vuoi aiutare. È una delle tantissime cose che amo di te. Ma devi lasciare che me ne occupi io. È mia responsabilità prendermi cura di tutti in questo ospedale. E soprattutto di te. Resisti, vedrai che troverò una soluzione. Ti voglio bene, mamma. PS, vorrei che passassi più tempo nella tua stanza da solo. Saresti più al sicuro. Ah, cos'è? Non vuole che passi il tempo con noi? Non voleva, ormai, poverino. Pace all'anima sua. Ah, tutte le vacanze che ha fatto, cioè, pure Roma. Saluti da Roma. Ok. Ma va bene. Ma siamo noi? Potrebbe essere. Mamma, ti voglio bene, è ovvio, questo non cambierà mai. Però devo chiederti di fare una cosa. Per me vacci piano con Alex. Dal momento dell'invasione l'hai incolpata per quanto successo. Credi che non si stia tormentando ogni giorno? Pensi che non si porti dentro il senso di colpa? Perché è così. Stamattina ha ammesso che avrebbe preferito fosse successo a lei. E tu ti comporti come se desiderassi la stessa cosa. E questo non va bene. Comunque ha cancellato un sacco di cose. Abbastanza pesanti anche. Se non avesse fatto ciò che ha fatto, ha sparato. Cosa pensi che sarebbe successo a me? Mi ha salvato la vita e papà ha fatto la sua scelta, avrebbe voluto che lei facesse quello che pensava fosse giusto? Quindi cos'è? Lei ha sparato al padre di Martin? Forse non lo so. Non lo so cosa è successo. Magari lo scopriremo poi andando avanti. Un dibattito scritto tra me e Martin. Io ho scritto con l'inchiostro blu, Martin con quello rosso. Non potevo immaginare che non saremmo più stati insieme nella mia stanza. Quindi ci stai? Ma Laura non te l'ha vietato? Se per questo mi ha anche vietato di uscire con te. Quella non era una questione di vita o di morte. Non la vedo allo stesso modo. Non lo so. No, NN, per favore, no. Per favore, le abbreviazioni no. L'unico posto in cui non abbiamo cercato il cibo è il ranch. Sì, e non l'abbiamo cercato perché li hanno avvistati dei ladri. Perché lì hanno avvistato dei ladri. Varie settimane fa. Ma comunque, che senso ha starsene seduti qui impauriti quando potremmo davvero fare del bene? Ok. Risposta molto tranquilla. Ok. Cioè, non... Che ne pensi? Ok. Va bene. Quindi è il momento di uscire? No, dovevamo andare a prendere delle provviste. La luce e le pillole per la nausea. C'è un biglietto. Ken, con effetto immediato qualsiasi comunicazione per Laura passerà a me. Questo non è oggetto di discussione, Mark. Ah, si può passare anche di... Ah, questa è chiusa. Vabbè. Allora per forza di qua. Per forza. Damn it, Mark, I didn't steal any pills. Well, someone did. Yeah, probably the Watsons. Or anyone else that was smart enough to get the hell out of here. No one is leaving until I find out who did this. I'm searching every room, including yours. You've gone off the deep end. Without Laura pulling on your leash. Watch it. Check what you want. I didn't take anything. Ok, quindi questo sta controllando tutte le stanze in cerca di chi ha rubato queste pillole, insomma. E vabbè, come dire. Allora, si può andare a destra, vabbè, sicuramente dovremmo andare a sinistra. Ci scommetto quello che volete, però sempre meglio
Ma non si vede una fava? Ah, qua c'è un biglietto però. Importante, se vedete detriti a terra, vetri rotti eccetera, dovete rimuoverli immediatamente. Quando calpestate una superficie rumorosa, le creature rilevano la vostra posizione. Non possiamo permettercelo, Mark. Non c'ha tutti i torti però, Mark. Mi sta un po' antipatico, però effettivamente c'ha ragione. Importante. Le razioni giornaliere sono state dimezzate. Si tratta di un'azione necessaria e non oggetto di discussione. Certo che però non vuol mai parlare. Cioè, questo è, questo rimane, Non ce ne frega una mazza di quello che pensate. Ahimè. Si dirà ahimè, tipo una roba del genere. È un nome. Piccola mia, so che hai fame, ma non puoi fare rumore. Prendi quello che è rimasto a me, ok? Mamma e papà te ne daranno ancora molto presto. È una promessa. Ok. Poveraccia. Comunque, è veramente un mondo abbastanza complicato. Cioè, non è per niente semplice. Bello che, cioè, io vorrei anche magari correre, però questa se corro si rovina, gli viene l'asma e quindi non è che sia proprio una cosa buona. Uno magari evita anche per questo, oltre che per il discorso rumore, anche se qui penso che il rumore non ci sia. Comunque sono un sacco di pillole, prendi da qua, facciamo prima, no? Cioè, scusate. Ce ne sono una marea. Ah, importante. Laura si sta prendendo un meritato riposo. Nel frattempo il responsabile sarò io, scritto in grande. È la cosa migliore per l'ospedale, è la cosa migliore per la comunità. Se lo sto dicendo da solo. È così che sopravvivremo e prospereremo. Mark. Sì, ma se te lo dici da solo non vale, Non vorrei dirlo, ma... Cioè, è facile, no? Autogiudicarsi. Mi sembra... Ma scusate, scusi, qua c'è una cosa che si illumina, io la vorrei. Vabbè, sicuramente dovremmo andarci, Ci scommetto quello che volete. Qua ci stavano i bagni una volta. Comunque è un pochetto deserto questo ospedale. Siamo rimasti in pochi, sembrerebbe. Importante, qualcuno ha scassinato l'armadietto dei medicinali e ci ha derubato. Chi sa qualcosa in proposito deve dirmelo immediatamente. Non farlo significa non mettere al primo posto la propria comunità. Mark. Quindi dobbiamo andare là. Ma che Ah, però la chiesa è aperta, vabbè. Tutto chiuso ma la chiesa è aperta. Quella non... c'è sempre. Ma qui si può fare qualcosa? Ho acceso delle candele. Siete contenti? Ah, ci sono pure queste da accendere. Ah. E vabbè, e cosa vinco alla fine di tutto ciò? Una mazza, vero? Giusto così per passione lo sto facendo. Sto a lavorare gratis. Vabbè, andiamo via, va. L'ufficio era chiuso. Qua c'è un altro biglietto. Avviso, so che ci sono state perplessità sulla mia decisione di dismettere tutte le radio, telefoni e qualsiasi altro dispositivo che ci permetta di comunicare con il mondo esterno. Permettetemi di spiegarvi. Anche se è passato solo un mese dall'invasione, è piuttosto chiaro che incoraggiare le persone a riunirsi in grandi gruppi quasi certamente è una condanna a morte. Sì, in questo caso. Guardate cosa è successo qui quando è iniziata l'invasione. Le centinaia di persone che riempivano questi corridoi, urlando e implorando aiuto, hanno portato quelle creature dritte verso di noi. Quanti dei nostri amici e dei nostri familiari sono stati sterminati da quelle cose o portati via dall'incendio che ha avvolto l'ala ovest? Tutto perché eravamo in troppi. Mi avete messo a capo della nostra comunità per un motivo. Fidatevi del mio giudizio, non vi deluderò.
Laura Edwards. Ah, questa è Laura, ok. La nostra amica Laura, che suo figlio stava con noi e poi ha fatto una brutta fine, ho capito. Detto questo, andiamo verso l'obiettivo. Questa si apre, per fortuna, no? Perché qua la vedevo brutta. Che poi che ci fanno le batterie in una farmacia, non si sa, però va bene. Ma prendine due, mannaggia. Right, sorry. I just heard someone got into the pills and I was worried. But I'll go. Okay. Good to see you're finally up. Laura will be glad to hear it. Ma non mi sembra molto, come dire, molto affidabile questa persona. Inventario. Nel mondo di gioco troverai oggetti di vario tipo, puoi conservarli e puoi equipaggiarli quando preferisci. Ok, strumenti consumabili. Vabbè, poi ci guardiamo, dai. Me la sono vista brutta. Se voglio andarmene, devo tornare nella mia stanza e far funzionare quel fonometro. Ma se ne prendiamo qualcuna in più non penso che faccia male, eh? Cioè, non per dire, però, se vuoi. Devo andarmene da questo posto. Perfetto, psicopatico. Mark mi ha sorpresa, prende delle cose dal magazzino e se n'è andato con uno strano sorriso. Quello psicopatico mi fa venire i brividi, è fuori controllo, soprattutto ora che Laura ha smesso di gestire tutto, un motivo in più per andarsene. A proposito, dovrei finire il fonometro, potrebbe salvarci la pelle prima o poi. Sono d'accordo, eh. Cioè, so che sembra strano, ma sono molto molto d'accordo. Ma porca miseria, ma che serve quello che ho fatto? Se qua è chiuso. Ma perché ma perché me l'hanno chiusa? Ma perché? Ma era aperta la porta un secondo fa. Ah, giusto. Mo' si è aperta quella. Non c'entra niente, però. Però va bene. Ah, ma è qua il tizio. Wow. Ci stanno delle chiavi, scusate. Ma le vedo da qua in fondo. Comunque, sicuramente dovremo rubare quelle chiavi, ne sono certo, per scappare e andare da qualche parte. Questo è lo storage room. Che vabbè, è tutto chiuso effettivamente. Ah. Perché usa? No, no, va bene, va bene. Meglio avere le scorte. Sì, che qua non si sa mai cosa potrebbe succedere. Allora. Qua vediamo. Ma non è Mark, è un altro. Ah, ma c'è pure un collezionabile. L'ho visto ora. Nel caso già sappiamo cosa fare in quella stanza, eh? Abbiamo già una chiave, dei collezionabili, più di così. Allora, info point. Ma vabbè, qui è chiuso. Qui pure. Anche se immagino che ci sarà qualcosa di là. Per me sono tutte porte chiuse al momento, poi in base a quello che succede si aprono più avanti. Serve una chiave, e infatti cos'è? Storage, ecco. Che indovinate dov'è? Dove abbiamo visto prima la chiave. Penso che sia quella, non ne sono sicuro, però ho questa, non so, questo pensiero. Che è sto buio? Ma una volta non era così buio. Che hanno spento le luci una volta che mi hanno visto. Cioè, non ho capito perché questa cattiveria nei miei confronti.
Ok. Non posso venirci qua. Però io sono curioso, non vale. Non va bene, non va bene. Qua è chiuso, qua pure. Stiamo a fare praticamente il giro della... Non so, un giro lungo della zona proprio. Che si poteva evitare con pochi passi. Cioè siamo tornati dove eravamo prima, però qui era chiuso e qua era aperto. Ci hanno fatto fare due strade completamente diverse. Cioè 10 minuti fa era così, ma è diverso. Questa cosa non c'ha molto senso effettivamente. Mi fa anche un po' ridere. Questo è aperto adesso, prima era chiuso. Kenneth, la prima di moltissime pagine, da non dimenticare, il modo in cui Giulia si attorcigliava i capelli tra il pollice e l'indice quando stava pensando. Ah, ma mi sa che è nostro padre. Il modo in cui alzava le spalle ogni volta che sbadigliava, il modo in cui pronunciava espresso, espresso, che è romagnola, espresso. Le sue narici dilatate ogni volta che dicevo arrivo fra 5 minuti, le sue unghie che mi sfioravano il palmo mentre mi teneva la mano, il suo sorriso mentre mi chiamava nerd, con quanta forza mi ha stretto la mano mentre guardava Alex diplomarsi alle superiori, la sua frase non lo farò mai più, mai più. Dopo aver partorito Alex, la prima volta che ha preso in braccio Alex, la sua parola preferita era ciondolare, il peso della sua testa appoggiato al mio petto, la sua filippica sulla bisbetica domata, il fatto che anche una cattiva rappresentazione di Romeo e Giulietta la faceva piangere, il suo precipitarsi a piano di sopra per fare un bagno quando si arrabbiava, il suo coraggioso tentativo di preparare ad Alex una torta a tema musicale per il suo 10° compleanno. Tutte quelle stupide note sembrano punti interrogativi. Il suo brivido quando le baciavo il collo. Ok. Alex, tesoro, questi li ho trovati e ho pensato di conservarli per ogni evenienza. Forse è il momento giusto per darli a te. Inizialmente pensavo di conservarli come regalo di Natale o di compleanno, ma così facendo avrei dovuto ammettere che questa è diventata la nostra nuova normalità e non credo di essere pronto a rinunciare alla speranza di un mondo migliore. Hai trovato una scintilla per sopravvivere dopo quanto successo e sai di poter contare sempre su di me. Fa attenzione però, ti voglio bene piccola mia, papà. Quante cose? Ma non è che lei che ha rubato, lui che ha rubato i vari medicinali? Mi viene il dubbio, non per dire, però non lo so, Rick, non lo so. Spero di no, che tanto poi vedremo quello che sicuramente ci dirà qualcosa nel caso, ci sgamerà. Mannaggia, mi tocca tornare indietro. Questi perché non posso prenderli? Cioè, dai. Guarda, no? Allora non li ha rubati, li ha semplicemente conservati veramente e basta. Ho avuto un attimo un dubbio perché quelli parlano di medicinali rubati, questo ne ha una scorta piena. Ho detto, boh. Vabbè. Andemos. Ma cos'è che stiamo creando? Che cavolo è? Ah! È per farci capire quando ci se vedete che si illumina. Quindi quando parlo lo vediamo da lì. Ah! Ho capito, bello. Meno sappiamo quanto rumore stiamo facendo. Bellissima sta roba. How long? Laura? What are you... How long have you known?
Eccola, lo sapevo che sarebbe successo. Ma io dico, ma una sporta di fatti tuoi non te la puoi fare, Laura, Questa mi entra in camera, mi guarda i test di gravidanza, ma che vuoi? Mo, va bene che dovevamo dirglielo, però non può neanche entrare in camera e farsi i cavoli nostri. È sbagliato. Entrambi hanno sbagliato, ma l'altra un po' di più. Cristo, mi è chiusa dentro, devo trovare una via d'uscita subito. Ah, pure chiusa dentro, cioè non... Cioè pure una cosa illegale ha fatto, l'ha chiusa qua dentro. Allora, Laura ha esagerato, Laura non mi ha mai perdonata per quello che ho fatto alla sua famiglia e ora sa che aspetto suo nipote, ma chiudimi nella mia stanza. Mi dispiace Martin, so che è tua madre, ma non passerò la vita in prigione perché lei non si fida di me. Giustamente. Che personaggio, che personaggio. Qui dobbiamo svitare queste, giusto? Ok. Ma porca... diglielo, Kenneth, papà, diglielo. Quindi nostro padre ci aiuterà a scappare da questo posto. Cosa è successo? So solo che devo seguire papà e andarmene da qui. Beh, questo penso sia la base di quello che si deve fare. Ma tanto penso che ci sgameranno in pieno, Non so, questo... Ho questa idea... Ho come l'idea che nostro padre non lo vedremo praticamente mai più. Ho come questa idea. Ecco, dov'è? Che rincoglioniti. No, vabbè, ma questo è veramente deficiente. Vabbè. Si inizia bene, si inizia. Ragazzi, io mi fermo qua per il momento e devo dire che secondo episodio molto intenso con tantissime rivelazioni e abbiamo scoperto che praticamente, vabbè, Laura è una psicopatica e va bene, ci aveva già detto questo, però l'abbiamo visto con i nostri occhi e nostro padre ci si sta praticamente sacrificando per farci scappare e niente. Ragazzi, che dire, a questo punto ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!